Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come configurare ESC e Flight Controller con un orientamento diverso da quello predefinito. Delle volte infatti si rende necessario posizionare le componenti in posizioni diverse da quelle standard. Vediamo come comportarci se ciò dovesse accadere. Per prima cosa impariamo a riconoscere la posizione predefinita delle nostre schede. Per quanto riguarda il Flight Controller abbiamo sempre una freccia che ne indica la direzione. La posizione predefinita è con la freccia rivolta in avanti. Gli ESC 4 in 1, come dice il nome stesso, sono 4 ESC montati su un'unica scheda. Quello che dobbiamo tenere a mente è che se anche gli ESC sono riuniti in un'unica scheda, si tratta sempre di 4 ESC indipendenti tra loro. Quindi ogni ESC avrà il proprio cavo segnale, il proprio firmware e verrà assegnato ad un motore specifico. Quando si parla di ESC lo si fa sempre in relazione all'ordine dei motori su Betaflight. La configurazione di default per un drone a 4 motori è motore numero 1 in basso a destra, motore numero 2 in alto a destra, motore numero 3 in basso a sinistra, motore numero 4 in alto a sinistra. Qualsiasi sia il verso nel quale andremo a posizionare gli ESC o il Flight Controller, quest'ordine deve rimanere sempre in questo modo e non può assolutamente cambiare. Questo concetto è alla base del funzionamento di Betaflight, quindi dobbiamo tenerlo sempre a mente. Per capire il verso giusto degli ESC facciamo riferimento al numero dei motori. Questo è sempre stampato sulla scheda o riportato nel manuale di istruzioni. Posizioniamo gli ESC seguendo lo schema e facendo coincidere l'ordine dei motori. Perfetto, abbiamo trovato il verso predefinito. A questo punto è sufficiente collegare il cavo segnale dell'ESC nel rispettivo pad motore del Flight Controller. Quindi l'ESC del motore numero 1 andrà collegato nel pad numero 1 del Flight Controller, il 2 nel 2, il 3 nel 3 e il 4 nel 4. Vediamo come comportarci se abbiamo necessità di sistemare l'ESC in una posizione diversa da quella predefinita, ad esempio con il connettore della batteria spostato a sinistra. Come abbiamo detto, l'ordine dei motori di Betaflight non deve assolutamente cambiare, quindi semplicemente dobbiamo considerare questo ESC come se fosse il numero 1, questo è il numero 2, questo è il numero 3 e questo è il numero 4. A questo punto però anche i cavi segnale andranno collegati tenendo conto di questa variazione. Quindi il cavo segnale numero 2 adesso viene assegnato al motore numero 1 e di conseguenza andrà collegato al pad motore numero 1 del Flight Controller. La stessa cosa vale per gli altri fili. Il cavo numero 4 viene assegnato al motore numero 2 e andrà collegato al pad numero 2. Il cavo numero 1 viene assegnato al motore numero 3 e andrà collegato al pad numero 3. Il cavo numero 3 viene assegnato al motore numero 4 e andrà collegato al pad numero 4. Per non creare confusione in fase di collegamento è sempre meglio prendere nota della nuova posizione dei cavi segnale. Come vedete per questo caso ho riportato esattamente in quale pad del Flight Controller va collegato lo specifico filo segnale dell'ESC. Passiamo al Flight Controller e vediamo cosa fare se vogliamo sistemarlo in un verso che non è quello standard. Mettiamo che per esempio vogliamo sistemare la scheda con la porta USB dall'altra parte, quindi sarà necessario fargli fare una rotazione di 180 gradi in senso orario. A questo punto spostiamoci su Betaflight per vedere come configurare il firmware. Andiamo subito in configurazione e posizioniamoci nel tab allineamento scheda e sensori. Siccome abbiamo fatto ruotare di 180 gradi la scheda sull'asse dello yaw, in questo box qui scriviamo 180 e salviamo. Ora non ci rimane che andare nel tab setup e verificare che la scheda con la nuova posizione si muove esattamente come il modello a schermo. Piego in avanti, all'indietro, a destra e a sinistra. Perfetto, la scheda si muove esattamente come il modello su Betaflight, le configurazioni sono andate a buon fine. Se in questa fase i movimenti della scheda e modello non coincidono, dovete tornare su Betaflight e nel tab allineamento verificare di aver messo il valore corretto. Vi ricordo che dovete usare multipli di 90, quindi 90, 180 o 270. La rotazione della scheda può avvenire su tutti e tre gli assi, quindi nel caso volessimo usare la scheda sottosopra le facciamo fare una rotazione di 180 gradi nell'asse del roll. In questo caso scriviamo 180 nel box del roll e salviamo.
Quando andremo a collegare gli ESC al flight controller dobbiamo ricordarci che l'ordine dei cavi rimane invariato e segue sempre lo schema fisso dei motori. Quindi, a prescindere da come ruotiamo il flight controller, il motore 1 andrà collegato sempre nel filo numero 1, il motore numero 2 nel filo numero 2, il 3 nel 3 e il 4 nel 4. A questo punto siamo in grado di posizionare il flight controller o gli ESC in qualsiasi modo preferiamo. Questo è il mio tutorial su come riallineare ESC e flight controller in qualsiasi posizione. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.